Ciao a tutti, bentrovati in un nuovo book tag. Avevo già fatto un tempo fa un book tag degli opposti, ma questo è diverso. L'ho trovato sul canale di Daniela di Voce di Libri, che saluto. Vi lascio qui il suo video come sempre nella descrizione e tutti i titoli dei libri. Taggo a mia volta un po' di canali se volessero riproporlo. Cominciamo. Ho preso solo un po' di libri perché sono veramente tanti, non ce la facevo a mostrarveli tutti. Il libro più lungo e il libro più breve nella tua libreria. Questo credo che sia il libro più grande che ho, Mondo senza fine, e questo credo che sia il più breve, Curioso caso di Benjamin Button, anche perché è in due versioni, in italiano e in inglese, guardate, è proprio un libricino, breve breve. Immagino che sia il più breve che ho in casa. Il libro che hai da più tempo è l'ultimo arrivato, numero 2. Questo è il libro più vecchio che ho, che è I viaggi di Gulliver. Me l'hanno regalato quando avevo veramente 5-6 anni. Vedete com'è sciupato, perché sono tantissimi anni che ce l'ho in casa. Invece il più nuovo è questo, The Boys, che è l'autobiografia di Ron e, e Clint Howard, il famoso regista, il fratello, attore anche lui. Anche questo me l'hanno regalato, ce l'ho in casa da un po', ma non l'ho ancora letto. Poi, numero 3, il libro che hai riletto più volte è quello che non rileggerai forse mai. Quello che ho letto più volte è questo, Cronache di poveri amanti di Vasco Pratolini, l'ho riletto già 3 o 4 volte. Molto bello questo romanzo, un romanzo tra i più belli di sempre. E quello che non leggerò forse mai è Quo Vadis di Sienkiewicz, che è un libro che ho letto ma non ho apprezzato, ne ho già parlato ampiamente sul canale, non mi è piaciuto e non credo che lo rileggerò. Non ce l'avevo qui da mostrarvi. Poi numero 4, il libro con più parole, il libro con meno testo. I pilastri della terra, credo che sia quello con più parole, anche questo un librone, sempre di Ken Follett. Il libro più breve è La perla di John Steinbeck. Immagino che sia quello con meno parole, un libricino molto bello. Vi ho già parlato anche di questo libro. Numero 5, il libro con la copertina più bella e quello con la copertina più brutta. Quello più bello è La Divina Commedia di Dante Alighieri, questo, guardate che bel libro, rilegato e tutto. Molto bello, fatto bene. Tra l'altro l'ho pagato pochissimo. E quella più brutta direi che è questo, Ragazzi di vita di Pasolini, guardate che brutta copertina che ha. Non mi piace per niente, anche se il libro è bellissimo, meraviglioso, la copertina no. Poi, numero 6, il libro più bello e il libro più brutto. Il libro più bello è Furore di John Steinbeck, ve ne ho già parlato ampiamente anche di questo. E il libro più brutto è Cerchio segreto di Amanda Prantera. Viene spacciato per un libro di fantascienza, un libro meraviglioso, un thriller molto intrigante. In realtà non è né di fantascienza né molto intrigante, è solo un libro noioso e anche con una trama abbastanza stupida. Numero 7, il libro più positivo e il libro più negativo. Il libro più positivo non mi è venuto in mente niente, ne l'ho dovuta saltare. Quello più negativo è ancora Ragazzi di vita di Pasolini, che finisce veramente male. Non è il classico libro con il finale finisce tutto bene. Alla fine questi ragazzi fanno una brutta fine. Non c'è il lieto fine, diciamo. Numero 7, il libro più positivo e più negativo. No, l'ho già letto. Numero 8, il libro che più ti ha sorpreso in positivo e quello in negativo. Più in positivo La perla di John Steinbeck, perché era un po' di tempo che non leggevo libri di Steinbeck e non mi ricordavo di quanto fosse grande questo autore. È un libro che ho letto di recente e mi è piaciuto tantissimo. Se volete scoprire l'autore ve lo consiglio anche perché è un libro abbastanza breve. Quello che mi è piaciuto di meno è Il giudizio finale di Richard North Patterson, che è un autore che scrive legal thriller. In realtà in sé non sono male presi uno per uno, però sono tutti molto simili tra loro, l'avevo già detto. Hanno una trama che sembra fatta con lo stampino, molto uguali e è uguale anche il finale. Una mancanza di fantasia così per uno scrittore di thriller non è accettabile.
Numero 9, un libro simbolo del genere più presente nella tua libreria e un simbolo di quello meno presente. Allora, simbolo del più presente, 10 piccoli indiani di Agatha Christie, che è il genere giallo puzzle appunto alla Agatha Christie, che non è sempre il mio genere preferito, mi piace moltissimo anche il noir, però ne ho di meno di libri. Di quelli di giallo puzzle ne ho veramente tantissimi. Soltanto tutta la serie di Agatha Christie sono un centinaio di libri. Quello meno rappresentativo è La figlia di Mistral, che è un romanzo rosa, che è un genere che io non leggo, ne ho solo due o tre in libreria. Me l'hanno regalato e devo ammettere che non è male, di Judith Krantz. È un polpettone, una storia d'amore, però non è male, a dire la verità. Numero 10, il libro con il personaggio più simpatico e quello con il personaggio più antipatico. Il più simpatico è Jeeves, il maggiordomo di- della serie di Jeeves, che è una serie di libri umoristici. E invece il più antipatico è Poirot. Io ho scritto Poirot si annoia, che è un personaggio veramente antipatico, anche detto dalla sua autrice Agatha Christie. Come ho fatto a creare un personaggio così antipatico, lo dice persino lei. Ehm, che in realtà i romanzi mi piacciono molto, ma lui è veramente un personaggio odioso, supponente e antipatico. Bene amici, per oggi il video abbiamo finito. Dopo fatemi sapere se conoscete i libri che vi ho presentato e se vi sono piaciuti, se condividete le mie opinioni e mettetemi un like e commentate il video se vi è piaciuto. E al prossimo video, a presto. Ciao.